Ciao a tutti e bentornati! Oggi andiamo a vedere come si risolvono le disequazioni fratte di secondo grado. Come sempre partiamo da un esercizio facile. Abbiamo una disequazione e ce ne rendiamo conto perché abbiamo un numeratore fratto un denominatore e poi abbiamo o maggiore o minore uguale. Prima di tutto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risolvere separatamente n e d, numeratore e denominatore, ponendoli maggiori di 0, a prescindere da quello che c'è qui. Ora, siccome c'era anche l'uguale, ovviamente metto l'uguale solo al numeratore perché il denominatore non può mai essere anche uguale a 0. Andiamo a risolvere. La prima è una disequazione di secondo grado. Abbiamo detto che prima devo risolvere l'equazione associata e poi fare la parabola. Questa volta lasciatemi fare il metodo dice perché secondo me è più veloce. Voi comunque stoppate il video, risolvete l'esercizio col metodo che preferite, sicuramente a lezione la prof preferisce quello della parabola, e poi riprendete e vedete se i passaggi che ho fatto sono uguali ai vostri. Bene, se avete fatto tutto e avete messo pausa, ora andiamo a vedere insieme come si fa. Io qui uso la formula ridotta perché 4 è pari, quindi meno b mezzi viene 2, più o meno la radice di b mezzi alla seconda 4, meno ac, 5 per 1 5, qua c'è il meno quindi diventa più, tutto fratto a vale 1, quindi viene 2 più o meno la radice di 9 è 3 e quindi le due soluzioni sono 5 e meno 1. Faccio la retta, uso il metodo del dice, quindi qua c'è più, qua c'è maggiore, sono concordi, le soluzioni sono i valori esterni, quindi questo intervallo qui, x minore è anche uguale perché c'era uguale di meno 1 oppure x maggiore di 5 e il numeratore l'abbiamo fatto, andiamo a fare il denominatore, quindi di nuovo formula risolutiva e metodo del dice. Questa volta non posso usare la ridotta, quindi 1 alla seconda, meno 4ac, 4 per 2 8, il meno con il meno che c'è qua fa più 8, tutto fratto 2a, a vale 2 quindi 4, la radice di 9 fa 3, quindi una volta sommo e una volta sottraggo, 1 più 3 4, fratto 4 1, 1 meno 3 meno 2, fratto 4 meno un mezzo. Ora andiamo a disegnare questi due numeri nella retta, anche qui avevo 2 che è positivo e maggiore che è positivo, quindi sono concordi, devo prendere i valori esterni, per cui la soluzione è data da questo intervallo, x minore di meno un mezzo, minore solo non metto l'uguale perché qua l'uguale non si può mettere, oppure x maggiore di 1. Ora che abbiamo trovato la soluzione del numeratore, la soluzione del denominatore, dobbiamo andare a fare la tabella dei segni con 4 linee perché ho 4 numeri diversi. Ovviamente devo sempre scrivere i numeri in ordine dal più piccolo al più grande. Ora numeratore, andiamo a mettere il segno più dove mi dice la soluzione, quindi minore di meno 1 metto più qui, maggiore di 5 metto più qua, tutto il resto metto meno. Denominatore, metto il più dove me lo dice lui, quindi minore di meno un mezzo, cioè da qui in giù metto più, maggiore di 1, quindi da qui in su metto più e il resto metto meno. Ora facciamo il prodotto dei segni, quindi più per più, più per meno, meno per meno, più per più, meno, più per più, più. A questo punto andiamo a prendere la disequazione fratta di partenza. Qui c'era un bel minore, come vi dicevo, i passaggi sono, a prescindere dal verso che c'è qui, io faccio numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0, trovo le soluzioni, faccio la tabella dei segni. Quando sono arrivata alla fine della tabella dei segni, vado a considerare finalmente questo che fino ad ora non avevo considerato. È minore e quindi devo prendere il meno. Quindi la soluzione è data da questi intervalli. Qui scrivo x compreso tra questi due numeri, oppure x compreso tra questi due numeri. Ora andiamo a vedere di mettere anche l'uguale. L'uguale c'era nei numeri meno 1 e 5 e quindi la soluzione è questa, l'uguale qui e l'uguale là. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho questa disequazione, non spaventatevi dal numeratore, andiamo a vedere insieme come si svolge. Come sempre i passaggi sono 3, quindi abbiamo detto che devo fare numeratore maggiore di 0 e trovo la soluzione, denominatore maggiore di 0 e trovo la soluzione e poi tabella dei segni. Procediamo. La prima, tutte le volte che avete un qualche cosa elevato a una potenza pari, quindi 2, 4, 6, questa è sempre maggiore o uguale di 0. Quindi non dobbiamo fare calcoli, non dobbiamo fare la parabola, non dobbiamo nemmeno fare il dice, la soluzione è
per ogni x appartenente a R. Siccome poi dopo dovremo andare a fare la tabella dei segni, andiamo a indicare anche quando è che è uguale a 0. Quindi se la base la pongo uguale a 0, il 2 lo porto al secondo membro, diventa meno 2 e divido per 3. X uguale meno 2 terzi. Questo valore qui ci servirà per fare poi la tabella dei segni, perché altrimenti se mettevo solo per ogni, poi non avevo nessun numero, nessuna linea verticale per intenderci da disegnare. Bene, il numeratore in un secondo lo abbiamo fatto. Denominatore, come sempre, risolvo l'equazione associata. Qui posso raccogliere una x a fattore comune, essendo un'equazione spuria, applico la legge di annullamento del prodotto, ovvero faccio i rami e pongo uguale a 0 i due termini. Questa è già fatta, quindi risolvo questa qui, porto x di qua e quindi viene x uguale 5. Disegno le due soluzioni nella retta. Il metodo del dice mi dice che devo andare a controllare i segni. Il coefficiente di x alla seconda è meno 1. Questo è maggiore, quindi sono discordi e quindi devo prendere i valori interni. La soluzione del denominatore è x compreso tra 0 e 5. Ora che abbiamo la soluzione del numeratore e quella del denominatore, facciamo la tabella dei segni. Faccio 3 rette verticali perché ho 3 numeri. Ok, numeratore per ogni vuol dire metto tutto più. Se invece avevate non esiste, ricordatevi che nella tabella dei segni non esiste, dovete mettere tutto meno. Quindi per ogni tutto più non esiste tutto meno. Denominatore devo mettere il segno più dove mi dice la soluzione, tra 0 e 5, quindi qui. E tutto il resto meno. Prodotto tra i segni, più per meno meno, più per meno meno, più per più più, più per meno meno. Andiamo a riprendere la disequazione fratta di partenza, qui c'era maggiore, questo vuol dire che devo prendere il segno più e quindi la soluzione è data da questo intervallo. Tuttavia, ecco perché abbiamo fatto bene a mettere anche meno 2 terzi. Meno 2 terzi non fa parte di questa soluzione, ma noi sapevamo che ci piaceva, perché qui al numeratore abbiamo risolto maggiore e uguale, e quindi dobbiamo scrivere che la soluzione è anche x uguale meno 2 terzi. È importante quando abbiamo queste potenze così andare a scrivere sempre anche la soluzione in cui si annulla la base, perché se no, se non lo facevamo, ci saremmo persi questa soluzione e quindi avremmo ottenuto solo questo intervallo, che non era la soluzione completa, ok? Ora passo la palla a te. Dopo aver visto attentamente come si svolgono gli esercizi, mettiti alla prova, allenati e scoprirai che bastano pochi minuti per raggiungere risultati sorprendenti. È tutto chiaro? Se sì, io sono contentissima per te, anche perché hai visto che bastano pochi minuti per capire bene come si svolgono tutti i tipi di esercizi. Se invece c'è ancora qualcosa che non è chiaro, ricordati che questo video lo puoi vedere tutte le volte che vuoi. Puoi mandare indietro, mettere pausa e rivedere attentamente tutti i passaggi per diventare anche tu il numero 1 in matematica. Perché? Perché se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.